L'acqua, l'essenza della vita, il filo che attraversa il nostro passato, il nostro presente e che modella il nostro futuro. Questa è Ischia, un'isola incisa nei miei ricordi di infanzia, dove ogni goccia racconta una storia non solo di bellezza, ma di scarsità, resilienza e speranza. Ischia è famosa per le sue terme, è un'oasi modellata da forze vulcaniche, eppure sotto la sua bellezza si cela un paradosso, un'isola circondata dall'acqua ma che lotta contro la scarsità idrica. Non è solo la storia di Ischia, è una storia globale. Il turismo, linfa vitale dell'economia di Ischia, richiede più acqua di quanta l'isola possa fornire naturalmente. Hotel, terme e migliaia di visitatori mettono a dura prova risorse fragili, riflettendo una sfida mondiale dove il paradiso affronta il costo del proprio fascino. Oggi Ischia dipende da condotte sottomarine provenienti dalla terraferma, una linea vitale che sottolinea dipendenza e vulnerabilità. L'acqua dolce arriva da Napoli, passando per Procida fino a Ischia. Queste condotte forniscono circa 260 litri al secondo, pari a circa 22,5 milioni di litri al giorno, sufficienti a riempire 9 piscine olimpioniche ogni giorno. Nonostante sia circondata dal Mar Tirreno e ricca di acque termali, Ischia vive il paradosso dell'abbondanza e della scarsità. Le sue acque termali ricche di minerali non sono generalmente potabili. Tuttavia esistono sorgenti di acqua potabile di alta qualità, come la fonte di Nitrodi, nota per le sue proprietà curative e adatte al consumo umano. No, ma sei fuori. Tu devi stare calmo. Gennari. E la storica fonte del Buceto, che ha fornito acqua potabile agli abitanti per secoli. Nonostante queste risorse, l'isola resta in parte dipendente da fonti esterne. Ma cosa succede quando queste vene si indeboliscono? Le acque termali di Ischia sono state celebrate fin dai tempi antichi, con greci e romani che vi si immergevano, riconoscendone le proprietà terapeutiche. L'isola vanta oltre 30 stabilimenti termali e numerose sorgenti naturali. Sebbene queste acque siano fonte di benessere ed economia, la loro estrazione continua può portare a squilibri e impoverimento delle riserve sotterranee. La gestione sostenibile è fondamentale, come l'ottimizzazione dei tassi dell'estrazione, il riutilizzo delle acque termali per scopi non potabili e la protezione delle aree di ricarica naturale. I giardini termali Negombo, immersi nella baia di San Montano, sono un esempio di integrazione armoniosa con il paesaggio naturale. Con i suoi giardini rigogliosi, le piscine termali diversificate e l'enfasi sulla conservazione ecologica, Negombo dimostra come il turismo del benessere possa coesistere con la tutela ambientale. Eppure c'è saggezza nel passato. I sistemi tradizionali di gestione delle acque e i principi della permacultura offrono soluzioni radicate nell'armonia con la natura. Storicamente la raccolta dell'acqua piovana, le cisterne e i paesaggi terrazzati massimizzavano l'efficienza idrica. Oggi la permacultura rinnova questi principi, promuovendo l'agricoltura sostenibile, l'uso efficiente dell'acqua e la resilienza degli ecosistemi. Tecniche come le canalette per la raccolta dell'acqua piovana, le colture resistenti alla siccità e i sistemi integrati possono ridurre la dipendenza da fonti esterne, garantendo la vita anche in condizioni di scarsità. Il mio legame con Ischia è profondamente personale.
I miei genitori migrarono dalla Campania a Winterthur vicino Zurigo tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60. Durante la mia infanzia trascorrevamo parte delle vacanze estive sull'isola, vivendo momenti preziosi che rafforzavano la nostra identità e creando ricordi indelebili. Era un luogo dove non ci sentivamo stranieri, ma parte di qualcosa di familiare e autentico. Il loro viaggio rispecchia quello di tanti altri, alla ricerca di una vita migliore, portando con sé storie di adattamento, resilienza e cambiamento. La migrazione non è solo movimento, è trasformazione che plasma identità e paesaggi. La scarsità d'acqua non riguarda solo Ischia, è un problema globale, una preoccupazione urgente all'interno degli obiettivi dell'Agenda 2030. Dal sud Italia alle coste più lontane, le comunità affrontano la stessa domanda: come possiamo sostenere la vita quando l'acqua scarseggia? Ischia è già chiamata l'Isola Verde, ma potrebbe diventare molto più di un nome. Potrebbe diventare un vero modello di sostenibilità, integrando pratiche tradizionali con innovazioni moderne. Cosa potrebbe fare Ischia per diventare un modello di gestione sostenibile delle risorse, in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030? Adottare una gestione integrata delle risorse idriche, migliorare i sistemi di raccolta dell'acqua piovana, promuovere l'uso delle acque grigie per l'irrigazione e supportare il turismo ecologico sono passi fondamentali. Rinnovare le pratiche tradizionali accanto alle innovazioni moderne, promuovere l'educazione ambientale e incoraggiare la partecipazione della comunità potrebbero trasformare Ischia in un faro di sostenibilità. C'è speranza. Le soluzioni esistono nella permacultura, nell'innovazione, in un semplice gesto di cura. Conservare l'acqua non significa rinunciare, ma prendersene cura. Si tratta di fare scelte oggi che risuonino in un domani migliore. Combinando la saggezza tradizionale con pratiche moderne sostenibili, possiamo invertire la rotta, creando sistemi che non solo sopravvivino, ma prosperano in armonia con la natura. Questo film è un tributo, non solo a Ischia, ma al viaggio di comprensione e connessione. Ai miei genitori, grazie per i ricordi d'infanzia che mi hanno portato qui, per l'amore che scorre come l'acqua attraverso le generazioni. A chi guarda possa trovare non solo la bellezza nelle acque di Ischia, ma un invito a proteggere la linfa vitale del nostro mondo. L'acqua è vita, custodiamo ogni goccia. Congelata, si muore, 18 gradi, aiuto, fatemi uscire subito.